Yeah, ok. Chi traducono? Cioè non tutti sanno l'inglese perfettamente. Allora lui è molto felice di stare qui ed è molto contento che siate interessati a Karel Zeman e al Museo di Karel Zeman. My name is Marcel Kral and I am one of the founders of the museum and one of the authors. And I have two important colleagues. One of them is owner of a film production and the other one is a perfect graphic designer. Unfortunately they couldn't come, so they sent me and you have to deal with me. We will get it right. È uno dei cofondatori del museo, sei grafico e anche segue alcune linee di produzione cinematografiche in vari attività. And we built the museum 10 years ago, or we opened the museum nearly 11 years ago. And what was the idea or the reason for making this museum is on the other hand, on the one hand, obvious, because Karel Zeman is a genius. He really must have kind of monument or museum or something like this. Il museo è stato fondato 10 anni fa e il principio per il quale noi abbiamo fondato questo museo è per la sua genialità, perché è veramente una personalità che non può passare inosservata. Aggiungo io, è poco conosciuto, in Italia almeno è pochissimo conosciuto, è una cosa incredibile. And the other reason why this museum exists is his daughter Ludmila Zeman, who's living in Toronto, in Canada. She's 78 years now, and she was the one who gave us the permission and the rights to deal with the work of Karel Zeman, which was one of the most important steps on the way building the museum. Because I was working for a large German and Czech media company in Praga and before in Germany, and I was one of the guys who started in Czech Republic this crazy fever with these cheap DVDs. You probably had it in Italy too in the 2004, 2005, when the DVDs started to be sold in newspapers for small money. So that was my part of business at that time. Ok. Mi senti? Allora, ecco, l'input iniziale è stata alla fine the daughter of Karel Zeman, che vive in Canada e che ha dato il permesso di costruire, di far partire questo museo. Questa seconda parte non l'ho capito molto bene, can you repeat the second part of your answer? There was a time when in Czech Republic, in Germany, in all the countries in Middle Europe, the newspaper companies started to publish movies on DVDs for much cheaper price than usually you could buy until then, and selling it with the newspapers, and we were searching for licenses to bring the DVDs. Ok, c'è stato un periodo anche qui quando i giornali vendevano il supplemento e in Germania e in Cecoslovacchia i giornali vendevano i DVD e cercavano dei prodotti e quindi lui era all'interno di questa ricerca, se ho capito bene. And at that time we really tried to bring everything on the market, and I was one of the bad guys who killed the prizes, but I'm happy about it because the people could see the movies. But we didn't get Karel Zeman, that's important for the next story. You didn't. Cioè, quindi lui cercava dei film a bassissimo costo, perché poi ovviamente i margini per un supplemento sono ovviamente ridicoli, i margini di guadagno, e non c'era Karel Zeman nel suo panorama, non era inserito. And it was a difficult time because many of the old creators of movies in the Eastern Europe, in former communist countries, belonged to the state. So there was the Ministry of Culture or the National Film Archive who had the rights how to deal with the movie. Era un periodo molto difficile perché c'erano molti diritti da dover gestire, quindi diritti internazionali non facili. Spesso questi diritti ci sono delle matasse che difficili da sbrogliare, in più bisogna convincere anche la parte che detiene questi diritti perché possa essere poi pubblicato. And we thought that's really kind of challenge how to get the movies to the people.
because there were at that time no existing copies on DVD. There were some old cassettes where the people were copying it farther and farther, but there was no official published movies except some strange copies of DVDs from Japan. There were, you could get them on YouTube, and copies of this Japanese edition. Ed era difficile perché perfino non si riuscivano a trovare i film. C'erano delle edizioni giapponesi, oppure si trovavano dei DVD strani, ovviamente, un po' come si diceva per i dischi in bootleg, ve li ricordate il bootleg, i concerti registrati? E quindi andarli a trovare era molto difficile. Io ricordo per trovare i film, I remember to find the Karel Zeman movie, I've been in Milan, I found an old shop in VHS. Io trovai i film di Karel Zeman in VHS in una cantina, un negozio stranissimo, e me li presi. And then we said, okay, we must publish movies. We got in contact with the daughter of Karel Zeman, which also was not very easy, because there were a few people who were quicker than us and who tried to get the license and to talk to the lady. And she told us they were coming with suitcases full of money, but she didn't trust them. She was a burnt child from the past before, and she decided not to give it to anybody, and we were the first one she wanted to talk, because she said, you look more serious than the other ones with the money. Allora, se ho capito bene. Daniele, faccio io? Fai bravo, vieni. E allora ho cercato di contattare con la figlia di Karel Zeman, ma è stato molto difficile perché lei non si fidava di nessuno. Lei ha detto che arrivavano tutte le richieste da tutta la parte, però dice che lei non si fidava mai. Invece alla fine lei si è fidata a lui perché dice che è molto più serio di tutti quanti altri. So after some negotiation, we had really the promise of Mrs. Zeman that we have the author rights, we can use them, but there was still the state who was dealing with the rights. And imagine you go to the National Film Archive, get there and say, we would like to publish The Journey to the Beginning of Time. And there is sitting an old lady and says, no, that's my movie. Allora ho cercato comunque, alla fine la figlia era dato un'autorizzazione per pubblicarlo, però è stato, scusami, la parte era un po' difficile. Ha detto di no, questo è il mio mondo. Della sua parte. We will not make a movie. Sì, perché alla fine la film è andato anche a cercare l'archivio del nazionale per cercare tutto, però alla fine quando l'ha chiesto no, questo film è mio, quindi non gli ha dato il diritto a quello che ho capito io anch'io. And at that time they were really dealing with the movies on their own, like we decide who will publish it and not the official holders of the rights. Not authorized. Yeah. E quindi qualcuno mi aiuta? No? Can you repeat? She said it was like these authorities were selling the movies to anybody who came who wanted to sell where they get the money. And we were not dealing with the people who had the author rights like we had. Because she wasn't interested that we have the rights. Quindi lei voleva dare i diritti a loro. She said, we will sell to anybody who comes, but that you have the rights from Ludwig Zeman, I don't mind. It's not. She said that it's not. She was really arrogant. She was arrogant. And like, that's my movie. Quindi she didn't give a nobody the authorized. Nobody was, not to us. And that was the beginning of the journey why we built the museum, because we were fighting 3 years with the state authorities, with the National Film Archive, to get the rights, really with the help of courts, with lawyers, when we said, Mrs. Zeman is willing to publish the movies, please give us the copies so we can publish it. 3 years. 3 years. Quindi lei era molto veramente chiuso e non ha mai voluto dare, ancora oggi è comunque molto difficile, però dopo 3 anni è proprio rottato per avere l'autorizzazione per pubblicarlo.
which in somehow was good for us because we said that's a long flight now, that's a challenge which will take really long, and we promised to Mrs. Zeman that we will build a museum for her father, and now we have time for it. Però in questi 3 anni forse è stato utile perché nel frattempo abbiamo lottato, abbiamo cercato di anche organizzare, di aprire anche un museo e abbiamo detto che alla figlia che noi sicuramente inauguriamo questo museo, quindi alla fine lei ha dato di sì. And then we started really to think about the way how to present the work and the life of Karel Zeman to the people. Who is the target group? Which visitors we expect? Are these normal people? Are these film fans? Are these foreigners from somewhere who are coming to Prague? We really had to check every point, like for whom is the museum made? Ok, e poi da lì abbiamo cominciato a progettare tutto per aprire questo museo, come presentare Karel Zeman, della sua vita, delle sue opere, ma il target di questo museo chi sono? Sarà un fan oppure un pubblico normale? Oppure ce l'abbiamo esaminato e tanti aspetti del Karel Zeman e suoi film. That happened 11-12 years ago. So at that time, the film museums, at least in Czech Republic, were more the typical one with some costumes, some movie posters, maybe some photographs of the people who played in the movies, and a lot of text on the walls written, and you were walking through the museum and reading and watching, and if you wanted to make a photograph, there was someone who said, no, you are not allowed to make photographs. Allora, questo è 11 o 12 anni fa, quindi in Cecoslovacchia è un museo di film. Che cosa significherebbe per quella epoca? È per mettere costumi, ambiente che cosa era, poster che cosa erano, mettere tutto, la gente che cammina e guarda e basta, ma non abbiamo pensato a un'altra cosa. And also from Karel Zeman existed one exhibition in somewhere in South America, it's about 15 years ago, and it was the same way, like what I told them. Then we said, no, that's nothing we should present Karel Zeman, because his work is much more than costumes and film posters. There must be explanation of his work. E infatti 15 anni fa nel sud di America, non mi ricordo molto bene anch'io, l'hanno fatto una esposizione del Karel Zeman, ma lì era veramente quello che ho detto io, c'era poster, costume, eccetera, eccetera. Ma io ho detto, questo non è un modo per esibire Karel Zeman, cioè soltanto il costume o poster non rappresenta niente. Let's see Karel Zeman, because we talk, stiamo parlando molto della teoria, ma adesso vi faccio vedere. Io ho fatto questo montaggio di film suoi e Indiana Jones e Jurassic Park. Qui c'è il suo film Viaggio all'inizio dei tempi ed è la storia di alcuni ragazzi, bellissimo, proprio ragazzi che prendono una barca e vanno indietro nel tempo. E io non dico niente, ve ne accorgerete la differenza. Posso dire solo una cosa? Certo. Velocemente. Adesso che passeremo alle immagini, voi veramente capirete perché nella sua presentazione Daniele ha detto che Karel Zeman è uno steampunk. Quindi vorrei approfittare intanto di questo passaggio loro intanto per ringraziare gli amici steampunk che sono qui e che hanno rallegrato e colorato questa nostra giornata. Quindi grazie per la vostra presenza.